la registrazione. Vediamo se hai voglia, Monica. Sarebbe bello tu ne avessi, ma tutto dipende da te. Abbiamo iniziato una brevissima indagine su Trump. 14 luglio, che peraltro è la festa nazionale francese. 2024, attentato a Donald Trump. Gli viene esploso un colpo di pistola, sembra uno, ma in realtà sembrano anche di più perché ha un giubbetto antiproiettili e dei buchi sul vestito. Viene ferito solo a un orecchio, non ricordo quale, sinistro forse. Allora, quando tu hai detto 14 luglio, rivoluzione francese, mi è arrivato l'immagine finale del video, no? Dove lui fa il pugno e dice fight, 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 no? Quindi comunque si riferisce lo stesso a battaglia, ok? Quindi l'idea è comunque quella di una esplosione di conflitti all'interno, esattamente come la rivoluzione francese, no? Alla fine il popolo contro il potere, no? Quindi anche qui è legato un po' a questo, il popolo in rivolta e lui che incita alla rivolta. Ok. Io sinceramente non ho seguito la vicenda, me ne hanno detto ieri mentre guidavo e a me subito è venuto in mente nel 2009 la buffonata di Berlusconi. Lui che saluta la folla sul predellino e questo gli tira un oggetto in faccia. Mi veniva solo da ridere. Mi è venuto il volto a stomaco all'epoca, nonché da ridere, per la buffonata. Poi si vedevano sacchettini di sangue finti, bla 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 bla. Bene, dimmi. Questo è il Trump Theater, questo evento, però purtroppo in questo Trump Theater 2 persone muoiono. Mhm. C'è questo ragazzo che teoricamente L'attentatore è l'attentatore, e uno nel che pubblico, cioè dalla folla, giusto? cioè sì, lui viene ucciso Sì, dai cecchini, sì, sì. però l'immagine che mi arriva è il tetto, Mhm. i cecchini, che ovviamente dovrebbero difendere, fare da sicurezza, e questo ragazzo ventenne che è lì in mezzo ai cecchini, a me viene, ok? Fatto appositamente essere lì, I e mi cecchini fa lo vedere sanno. questo, sì, ma a me quello che viene è che i cecchini sparano sulla folla Mm. e questo giovane eh, in realtà ha questa specie di arma, non so come dirti, che non ha dei veri proiettili, Mhm. ok? E Che spara? Trump, Mhm. sì, in direzione di Trump, quindi è come se Trump ricevesse questa specie di qualcosa che lo sfiora, tocca l'orecchio perché dietro c'era una specie di sacchetto già pronto per svuotarsi e creare l'effetto del sangue. Mhm. Come Berlusconi all'epoca. Sì, sì, solo che invece i cecchini hanno sparato veramente verso la folla. Ok, Trump Theater. Vabbè, è troppo evidente, no? Hanno messo un deficiente, Biden, per 4 anni, a fare scuregge in diretta, a dire che lui è una donna nera, a non capire neanche dove sta. È talmente evidente che non c'è bisogno nemmeno di spiegarlo. Dopodiché è chiaro che verrà rieletto Trump. Verrà rieletto Trump? Non so per dire no, e non ti so dire perché, per come. Viene eletto Biden? No, c'è qualcun altro in lizza, non so. Qualcuno muore?
Secondo me è Biden. Prima del 5 novembre? Giorno delle elezioni? Non credo prima. Viene eliminato Biden e viene proposto un nuovo candidato? Potrebbe essere una cosa del genere, però appunto come se lo vedessi fuori gioco. Biden ha dei problemi di salute e viene proposta la sua sostituzione? Mi chiedi un po' tanto. Certo. Eh, io lo vedo fuori gioco. Vabbè. Trump è sempre lui o un altro Trump? Questi tre di Trump. Ok. Fazione di Trump. Eterica. Tità. Felinoidi. Fazione di Biden. Rettiloidi. Cani. Quindi vincerà i rettiloidi canidi? Eh, cioè, non ho capito, ci può essere una terza alternativa? C'è sempre un secondo, c'è un vice che nel caso che Eh, l'eletto non ok. possa, sale al potere. Io sinceramente il vice di Biden non so quale sia, te lo dico subito. Perché è possibile che lì, negli Stati Uniti, eh, debba andare avanti questa. Non è che in tutto il mondo debba andare avanti. Non lo so, è molto difficile perché è l'inizio proprio di questa battaglia intestina, no? Come è incitato appunto da Trump. Quindi dice battagliamo, battagliamo. Dovrebbe proprio essere la Kamala Harris, una Non donna, so, tra virgolette. non vedo chiaro in questa situazione, sono sincera. Ok, ultima domanda, Monica, poverina. Ce la Grande faccio Monica, più. ce la fai più? E non so perché sono capitato stamattina, per fatti miei, su una notizia, tu non so se conosci quella cosa orribile, la Frazzle Drip. No. La notizia di Hillary Clinton, la fu probabilmente, che in una mail si vantava di quanto è stato divertente sfregiare questa quindicenne, di cui ci sono foto, soprattutto le due guance tipo Joker, no? In una sorta di rito, uccidendola piano piano, staccandole la faccia, eccetera. Questo simbolo di una faccia scarnificata con tutti una specie di capelli rossi in alto, orribile, è diventata una presa per il culo silente, per cui diversi VIP come stupido è chi lo stupido fa, come si chiama? Quello lì. Jim La, Carrey. no, No, ehm, Tom Hanks. Tom Hanks, la presentatrice bionda lesbica con gli occhi azzurri e molti altri se ne andavano in giro con magliette o felpe con questo logo, ridendo. Quanto mi piace, diceva Hillary in una mail, non c'è niente che mi fa stare meglio quanto il sacrificio di un essere umano. Sono collegate le due cose. Beh, di fatto con Trump ci sono stati due sacrifici, pubblici peraltro. Purtroppo il potere, a qualunque fazione appartenga, richiede sacrificio. È perciò che noi dobbiamo autodeterminarci, noi dobbiamo comprendere che non si può più delegare il potere ad altri. Quindi E il sacrificio anche di questo ragazzo, no? Ventenne, che si è assunto la colpa dell'attentato e poi viene ucciso. controllo Oltre che mentale? totale. Oltre che?
oltre che, sì. Ma quindi Monica non ci salva Trump? Direi proprio di no. Trump ha veramente gestito tutto il discorso cappelli bianchi, navi, ha fatto fuori Hillary Clinton, arresti, esecuzioni. Poi diceva anche di farsi le punturine, no? No, non direi proprio. È avvenuto davvero? Allora, in maniera differente, ma Trump vuole la stessa cosa che vuole Biden, quindi avere il controllo di un popolo e bloccarne la consapevolezza. Non so come dirti, cioè in realtà queste due fazioni non sono realmente opposte, in realtà collaborano fra di loro. È molto difficile per noi da accettare, no? E così è. Stamattina, Monica, abbiamo fatto una sessione che si intitolerà Grande Anima. La grande anima è la sorgente. Microfono, lo stesso microfono del comizio di Trump di ieri, alla sorgente. Prego. E la sorgente la sorgente è e assiste a tutto questo, permettendo di vedere alle persone che stavano sul prato quali sono i reali valori della sorgente. E allora è come se dividesse il cielo in due parti, chi vuole vedere il Trump Theater e chi vuole vedere la sorgente. Sta a noi indirizzare lo sguardo da una parte o dall'altra. È una bella sfida questa. Già, in fin dei conti non ha detto male, no Trump? Fight, fight, fight. In un certo senso è anche sfida. Una battaglia è anche una sfida. E la parte subliminale, se c'è, dell'attentatore cosiddetto e del morto tra il pubblico, cosa ci vogliono dire? L'attentatore è come se dicesse ho avuto tutte le agevolazioni e il supporto e io non ho sparato sulla folla. Quindi not guilty. No. E quello tra il pubblico? Paralizzato dalle narrazioni politiche. Ho sempre creduto in Trump. Bene, concludo dicendo che io ho sempre creduto in me stesso, creo il mio universo, nego il consenso a questa roba, metto il mio personale ad eternum, quindi la mia creazione del mio universo è il mio ad eternum, nella mia linea temporale nel mio universo. Questa cosa non fa parte di me. Ti chiedo scusa, Monica, se abbiamo dovuto analizzarla perché tutti chiedono, ma hai ragione tu, non bisognerebbe dargli attenzione ed energia. Chi è più interessato a questo tipo di indagini e non a una sessione su se stesso non ha capito un cazzo. E mi permetto di dire anche questa bella parola. Abbiamo finito, grazie ancora come sempre Monica, grande Monica.